Però se volessi riassumere al massimo quali sono gli elementi fondanti dei miei colloqui, direi che la prima cosa... Buongiorno a tutti e ben ritrovati su questo canale. Oggi voglio provare a rispondere a una domanda che mi viene posta molto di frequente. Questa domanda è: ma effettivamente cosa si fa con uno psicologo sportivo? La cultura sulla psicologia dello sport sta andando avanti veramente veloce negli ultimi anni e infatti ormai tantissime persone sono a conoscenza del fatto che gli sportivi di maggior successo nel mondo, di qualunque sport, utilizzano il servizio dello psicologo sportivo e peraltro chiunque pratichi il nostro sport, il tennis tavolo, a qualunque livello, si è sicuramente reso conto che la parte mentale ha un ruolo determinante e un impatto fondamentale nel risultato finale della partita. Eppure, seppur conoscono l'esistenza della figura, molte persone ancora non sanno effettivamente in cosa consiste il lavoro dello psicologo dello sport e quali sono le cose che si fanno normalmente in seduta. Innanzitutto cerchiamo di chiarire qual è l'obiettivo della psicologia dello sport e l'obiettivo parte dall'assunto che ho citato poco fa, ovvero il fatto di sapere che la nostra prestazione è fortemente influenzata dalla nostra tenuta mentale e di conseguenza l'obiettivo della psicologia dello sport sarà quello di migliorare la propria performance. Quindi l'obiettivo è il medesimo dell'allenamento al tavolo. Anche l'allenamento al tavolo si fa con l'obiettivo finale di migliorare la propria performance e di conseguenza i propri risultati. Solo che stavolta il focus non è sul lato tecnico o tattico, ma è sul lato strettamente psicologico. Una prima cosa che mi preme sottolineare è la differenza che intercorre tra il ruolo di psicologo dello sport e il ruolo di mental coach. La differenza tra queste due figure professionali potrebbe essere molto sottile, quindi in realtà che non ci sia tutta questa differenza, ma potrebbe anche essere molto ampia. Mi spiego meglio. Lo psicologo dello sport, per essere così definito, deve per forza aver fatto il percorso da psicologo. Questo vuol dire che ha fatto 5 anni di studi di università, suddivisi in 3 anni di triennale e 2 anni di magistrale, aver fatto poi un anno di tirocinio ed essere stato abilitato alla professione avendo superato un esame di Stato. La figura del coach invece in Italia non è ancora ben regolamentata, per cui si può prendere un attestato di coach anche semplicemente frequentando un corso di poche settimane o pochi mesi. Quindi il coach può avere delle competenze che non sono però garantite da un percorso di studi certificato, quantomeno in Italia, e col suo lavoro cercherà di mettere insieme tutte le risorse che tu hai per cercare di farti raggiungere i tuoi obiettivi nella maniera più veloce ed efficace possibile. Lo psicologo dello sport fa tutto questo che abbiamo detto, ma con l'aggiunta che ha una conoscenza approfondita, avendo studiato psicologia, di tutta la psiche umana e quindi può fare un lavoro molto più ampio, molto più a 360 gradi di quello che potrebbe fare un mental coach. Inoltre le sue competenze sono certificate da un percorso di laurea che deve essere quello e non può andare in altre direzioni. Possiamo quindi dire senza alcun dubbio che lo psicologo della sport è anche mental coach, ma non si può dire il contrario. Il mental coach non sempre è uno psicologo dello sport. Vorrei ora raccontarvi come inizia di solito un rapporto tra me e un mio assistito. Solitamente una persona che si rivolge a me mi riporta una sua problematica specifica, cioè sente che per una qualche ragione, che magari non ha neanche lui ben chiara in testa, non sta rendendo come vorrebbe. Ha quindi quella percezione che il proprio livello di gioco che mostra al tavolo con i suoi colpi, oppure che mostra in allenamento, è nettamente inferiore rispetto al livello che riesce a mettere in campo in partita. Le problematiche potrebbero girare intorno a un problema motivazionale, a un problema di ansia e gestione dello stress, un tema di rabbia, un tema di concentrazione. Questi sono solo alcuni delle tematiche che usualmente tratto nelle mie sedute. E quindi, una volta che abbiamo identificato con precisione qual è il problema e qual è l'obiettivo da raggiungere, si lavora insieme. Come si lavora insieme? Beh, qua entriamo un po' nel complesso, però se volessi riassumere al massimo quali sono gli elementi fondanti dei miei colloqui, direi che la prima cosa sono le ristrutturazioni, ovvero delle reinterpretazioni delle cose che ci accadono, che sfruttano il linguaggio analogico, quindi l'utilizzo di metafore, di immagini, in modo da andare a stimolare la nostra parte
più emotiva. Molto spesso le persone utilizzano la razionalità per cercare di uscirne. Immaginatevi, sono in ansia, la prima cosa che tutte le persone cercano di fare è dirsi stai tranquillo. Il problema è che quando effettivamente c'è un problema di ansia, dirsi di stare tranquillo è un meccanismo completamente fallimentare. Quindi se andiamo a lavorare su dei problemi psicologici attraverso l'uso della ragione, andremo a fallire al 100%. Per cui la prospettiva è invece quella di andare a toccare il lato emotivo. Infatti, prima di cambiare la ragione, bisogna toccare e predisporre il cuore. Il secondo elemento fondante del mio lavoro sono le tecniche. Infatti lo psicologo ha studiato apposta per avere anche degli strumenti pratici da proporre al paziente. Sono degli strumenti che permettono di andare a contrastare perfettamente il funzionamento di ogni problema, e queste tecniche io le vado a cucire ad hoc su quella particolare persona e sullo sport che è il tennis tavolo. Il mio interesse è proprio creare un cambiamento che sia reale e tangibile proprio nella propria esperienza quotidiana del mondo sportivo, e quindi per fare questo le tecniche aiutano tantissimo a far sì che il cambiamento si trasporti anche proprio nella percezione della quotidianità della persona. Naturalmente, per capire qual è la tecnica giusta per quella persona, per quel giocatore, è fondamentale conoscere alla perfezione la persona, e questa la si conosce col passare delle sedute, ma anche lo sport. E questo direi che è un valore aggiunto che mi contraddistingue, essendo, come sapete, un giocatore di tennis tavolo da tanti anni. Questo mi permette di avere una conoscenza molto approfondita di tutte le dinamiche del nostro sport, ma non solo, anche banalmente delle diverse tipologie di tornei che esistono. Infatti, per un giocatore professionista è molto diverso partecipare per esempio a un Challenger, che è un torneo che non vale per la classifica, rispetto a partecipare a un VTT giovanile, in cui invece c'è il girone e poi il tabellone eliminazione diretta, un po' come tutti i tornei in Italia, piuttosto che invece un VTT senior, in cui si va direttamente al tabellone eliminazione. Capite che a livello psicologico queste differenze cambiano tantissimo nel proprio approccio alla partita, e se il proprio psicologo non conosce queste differenze, sarà davvero dura sentirsi capiti da lui o da lei. A volte poi mi si chiede se la mia figura è adatta anche a giocatori che non sono professionisti. E qua la mia risposta è subito molto chiara: assolutamente sì. Naturalmente per un professionista è abbastanza assurdo non rivolgersi a una figura come quella dello psicologo, dal momento che giocare è la sua vita e ottenere risultati è l'unica cosa che conta per lui. Di conseguenza, come si allena per fare i colpi nel miglior modo possibile, perché non allenare anche la parte mentale, che ognuno sa che è una parte importantissima del gioco, quindi trascurarla sarebbe proprio qualcosa di molto incoerente. Lavorare tantissime ore in palestra, fare preparazione fisica e poi trascurare completamente una parte che è veramente importante per quanto riguarda il risultato finale. Detto ciò, anche per un giocatore non professionista, anche di una categoria molto bassa, anche quel giocatore si allena e dedica del tempo e ci tiene a ottenere determinati risultati, naturalmente proporzionali a quello che è il proprio livello tecnico. Eppure non ottenere risultati proporzionali al proprio livello tecnico può essere molto frustrante anche per un giocatore di una categoria bassissima. E quindi perché no? Io credo che tutti abbiano il diritto di poter raggiungere il proprio massimo, sentire che il proprio potenziale finalmente è stato espresso. E quindi, come si dà per scontato che sia normale che una persona che vuol migliorare prenda delle lezioni private oppure si iscriva a dei corsi di tennis tavolo pagando fior di soldi, perché no anche dedicare del tempo invece alla parte mentale, anche se l'obiettivo finale non sarà vincere le Olimpiadi, ma può essere un obiettivo molto più ridotto. Bene, anche per oggi è tutto, spero di aver chiarito un po' quali sono le dinamiche di lavoro di questa figura professionale che sta prendendo sempre più piede all'interno del contesto sportivo in generale e ancora più nello specifico nell'ambito del tennis tavolo. Come sempre io ringrazio Tibar per la sponsorizzazione di questi video e noi ci vediamo in un prossimo video del Dottor Psi Pong.